Hai capito proprio bene, sono stato morso in faccia e da un Rottweiler. Adesso sto bene, È tutto passato, adesso sto bene, è stato brutto quando è successo, ma adesso mi sono ripreso, Lascia che ti spieghi com'è andata, perché forse me lo sono meritato. Intanto albeggia e io vi racconto questa vicenda che mi è accaduta quando avevo 7 anni. Io ho un'origine campagnola per metà e a casa del nonno abbiamo sempre avuto cani. Io sono cresciuto coi cani, ho avuto questo pastore tedesco nei primi 5 anni miei di vita con cui sono cresciuto e ho sviluppato delle abitudini non troppo sane con l'animale cane. Quando lei venne a mancare, oltre a mancare tanto a me, io vedevo tutti gli altri cani come se fossero lei, appunto, no? Il fatto che lei da me si faceva fare di tutto, tirare le orecchie, tirare la coda, disegnare coi pennarelli sulla fronte, ma sono cose che appunto sono delle abitudini che un bambino non dovrebbe sviluppare, in quanto cose che rendono aggressivo il cane. Siamo tutti insieme con i cugini, i genitori e a un certo punto andiamo a casa dei cugini, dicono, no? E io non avevo voglia, io stavo bene lì, volevo starmene a casa. Mi dicono, guarda che stai a casa col nonno. Io ho detto, sto a casa col nonno, con i cani. Perfetto, io avevo 7 anni. Mi hanno lasciato lì, appunto, come dire, vabbè, se non vuoi venire, fai i capricci, allora ti lasciamo veramente a casa col nonno. Va bene, ok. Tra i vari cani che c'erano da mio nonno c'era questa Rottweilerina che era sempre stato con noi, non aveva causato mai problemi di alcun genere. Ricordo di quel pomeriggio di averlo passato tutto il tempo sdraiato su di lei, esattamente così, e dopo mi pare ore, ma veramente ore, io ero da solo in cortile, mio nonno era in casa, quindi ero da solo in cortile. E ricordo di averla accarezzata, di essere stato lì tutto amorevole nei suoi confronti, finché a un certo punto lei si è girata e mi ha tirato una zannata in faccia. Mi ha preso così. Io avevo 4 buchi qua, 4 buchi, era il suo morso. Io proprio ho questa visione di questo punto di vista, è lei che si gira e mi tira una botta coi denti in faccia. Ho iniziato a piangere, mi sono spaventato, mio nonno è corso fuori di casa e da quel momento quel cane è stato additato come un cane aggressivo e non è stato più fatto avvicinare a nessuno della famiglia, in quanto tanti nipoti, bambini, eccetera eccetera. Secondo te pensi che il cane avesse qualche problema o forse sono stato io che ho sbagliato qualcosa? Guarda il video fino alla fine per scoprirlo, mi raccomando. Cosa stai aspettando? Per quanto poco si viva a contatto con gli animali. Splash, piscione. Però i cani li vediamo spesso in città e dovremmo sapere come comportarci, no? Quindi iniziamo a capire come evitare noi di istigare un cane ad attaccarci.
Innanzitutto dobbiamo capire cosa porta un cane ad aggredire, ad attaccare. Quali motivazioni? Se hai visto il video sulle motivazioni potresti individuarle, se no te lo lascio qua nel... Che cazzo si chiama? Al cane dà fastidio essere infastidito. Il cane ha una mente territoriale. Queste due cose non bisogna togliersele di testa mai. Ci aggiungerei pure possessività. Motivazione possessiva territoriale, ok? Quando un cane ci approccia è meglio evitare di guardarlo negli occhi, perché guardare negli occhi un cane, per lui, può essere interpretato come una sfida. Quando parliamo di un cane che ti attacca, dobbiamo prima prendere in considerazione quello che tu puoi fare per evitare che questo ti attacchi. La prima cosa che consiglio è non guardatelo negli occhi. Se un cane vede che vi state muovendo verso di lui con gli occhi a palla, tutti i denti di fuori per un sorriso, per lui è molto male, ringhio, occhio fisso, minaccia d'aggressione. Questo è quello che vede il cane. Se hai visto il mio video sui segnali del corpo dovresti saperlo, se no te lo vai a ricercare perché qui non posso mettere 1000 schede. Se tu entri in un territorio e questo territorio è frequentato da un cane, devi tenere in considerazione, lui va sempre verso la telecamera. Artax, fai le zampe. Bravo, stai a terra adesso, che dopo giochiamo col frisbee, dopo. Se un cane vede il proprio territorio invaso, quella è una motivazione che potrebbe spingerlo a innescare un attacco, ad esempio. Guardarlo fisso negli occhi, appunto, e avvicinarsi è la cosa sbagliata da fare nei confronti di un cane che non conosciamo, soprattutto. Un'altra cosa da non fare mai è spaventarsi e scappare via. Se questo cane già presenta dei sintomi di aggressività, innescare il predatorio scappando via è proprio segnare la vostra fine, proprio firmare ok, la faccio finita qua. Un'altra cosa è l'aggressività da fastidio o da irritazione, e qui arriviamo al punto, no? Cosa ho fatto io per evitare che questo cane mi aggredisse? Niente. Cosa ho fatto per far sì che questo cane mi aggredisse? Gli ho rotto le palle per un pomeriggio intero. Lei è stata buonissima, è stata ferma, buonissima, un Rottweiler, ripeto, finché a un certo punto non mi ha dato col suo linguaggio un segnale. Boom! La musata, la dentata, smettila, hai rotto le palle, boom! Peccato che io fossi un bambino di 7 anni e il suo segnale mi ha preso la faccia in pieno. Sangue su tutta la faccia, mio nonno che corre fuori. Oddio, 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 no, non è niente, oddio, 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 no, non è niente, dai su, dai su. Quel cane è rimasto alla catena fino alla fine dei suoi giorni. E oggi con retrospettiva, no? Mi viene da pensare che quel cane non avesse fatto nulla di male per meritarsi questo. Ovviamente poi dopo essere stato legato alla catena, che è una roba da non fare mai, questo cane è peggiorato nel comportamento, cioè aggressivo c'è diventato. Però il fatto è che la colpa era mia, purtroppo non essendoci testimoni, nessuno ha assistito a quella scena perché erano tutti via e mio nonno era in casa, io ero da solo in cortile. Loro hanno semplicemente tratto le loro conclusioni. Quel cane ha morso il bambino, quindi quel cane è pericoloso per i bambini, quindi quel cane non deve più socializzare coi bambini. Capito che bella storia, ragazzi? E insomma, la vita è anche questo, no? Questa vicenda cosa mi ha insegnato? Beh, mi ha insegnato innanzitutto a non rompere le palle ai cani, vero? A non disturbarli. Che i cani vanno lasciati in pace, ok? E che prima di dire questo in un modo, quello in un modo, tutti sono stronzi perché io quando gli parlo non mi ascoltano, mi interrompono, eccetera, pensiamo prima se forse gli stronzi siamo noi. Se avete paura, la cosa migliore da fare è fingere di non averla e far finta di non averli visti, ok? La cosa migliore quando un cane ci sta minacciando, distogliere lo sguardo, fermarsi così e far finta di niente, guardare all'orizzonte come se non ci fosse. Vedrete che loro ti iniziano a puntare e poi fanno come dire, cosa? Ok?
Ciao!